Ma quanto è bella questa racchetta, e visto che l'occhio vuole la sua parte, Wilson parte già 1-0, palla al centro. Ciao a tutti da Milene Dalvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo da Padel Pavia Cassinetto per parlarvi della Wilson Defy Pro V1, la nuova racchetta di Javi Garrido che va a sostituire la Blade Pro V3.0. Ma prima di andare avanti e parlarvi di questa Wilson Defy, Almi, cosa devono fare i nostri telespettatori? Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così siete sempre presenti sul pezzo, i primi a guardare le recensioni. Dite a un vostro amico, così da 20.000 che siamo diventiamo 40.000, no, 18.000 che siamo diventiamo 36.000, non vi costa niente, lo segui, costa nulla. E quinta e ultima cosa, rispondete alla domanda di Emiliano. Qual è la vostra Wilson preferita? Scrivetelo nei commenti. Partiamo dal prezzo della Wilson Defy Pro V1, 330 euro, che col codice sconto Carchia10 sul sito Padel Market diventano circa 297 euro. Ricordo che attivo anche il codice Carchia30 dove trovate tutte le offerte al 30%. Mettete Carchia30 e avrete il 30% di sconto. Wow. 330 euro non è poco, ma è in linea con tutte le racchette dei giocatori top. Javi Garrido è comunque un top 10, è un giocatore top, non è la sua racchetta firmata come magari può essere quella di Tapia, di Galanna, di Coelho, però è comunque una racchetta che hanno pensato per lui, è la racchetta top di gamma di Wilson per quest'anno. Secondo te perché non l'ha firmata? Onestamente non lo so, secondo me non lo so, bella domanda, non so rispondere. Non so rispondere, per la prima volta nella mia vita non so rispondere a una domanda sul padel. Non lo so, 330 euro non è poco, però diciamo che è bella e quindi bella è bella. C'ha degli effetti che top, cioè questa nuova texture spin texture è devastante, è potente il giusto, me l'aspettavo più potente, ma da una parte anche meglio, che rende un po' più maneggevole. Ci sta, dai, nel senso, per me chi la compra fa un bel acquisto, perché questa qua è meglio della Blade e meglio della Bela, che tra l'altro la Bela l'ho messa anche nella mia top 10. Sì, ci può stare. Livello, giocatore intermedio alto, principalmente di sinistra, ma se sei un giocatore di destra aggressivo, valutala, perché questa racchetta potrebbe sorprenderti, perché ha anche un ottimo controllo, che è la cosa che non so perché, ma mi aspettavo di meno, che più mi ha sorpreso è il controllo che si ha. Paradossalmente io ti direi, più sali di livello, più potrei preferirla a destra per modalità di aggressività, di... Sì, però pure a sinistra, sì, soprattutto perché, certo. Cioè, nel senso, poi soprattutto quando vai nel kick, cioè, a parte che sbucci la pallina, al quarto kick, però la palla esce bene. Però, come detto, non è tanto potente sullo smash piatto, è dove un po' mi ha, non deluso, ma dove mi ha sorpreso in negativo. Però nel senso è comunque una racchetta molto potente, quindi se cercate potenza anche questa è potente. Passiamo alle caratteristiche tecniche della racchetta. Forma a diamante, piatti in carbonio 15K e Power Foam, dato che ha lo stesso nome della Power Foam che usa Ed, vi dico che quella di Ed secondo me è molto più esplosiva. Sì. Cioè questa è più rigida, non so come dirti, cioè nel senso fa anche un suono diverso. Madonna, anche perché qui le facce sono in carbonio, nelle Ed, soprattutto nella Coelho per esempio, hanno le facce ibride carbonio, fibra di vetro, però non è così esplosiva. Il tatto è intermedio duro, pensavo fosse pure un po' più duretto. Invece non è così duro. Non è così duro, appunto questo spin texture che è pazzesca, effetti clamorosi. Nuovo ponte I-Beam che aumenta rigidità e controllo, ma tanto qualsiasi cosa viene inventata aumenta rigidità, controllo e potenza. Sempre in manico, che è super comodo, anche forse leggermente più lungo, tra i migliori della categoria padel. E non necessita neanche di un overgrip. Non necessita di overgrip, veramente bello soffice, bella buona presa, buono grip e l'accetto con comoda polsiera, racchetta che arriva col protettore già montato. Albi, il peso e bilanciamento? Allora, il peso base di questa pala è di 370 grammi, con tolleranza di più o meno 10 grammi. Con la nostra, nello specifico, che pesa 366 grammi, ed ha un bilanciamento Emi che mi ha sorpreso. Non so se nelle specifiche. Qui c'è scritto high, però in realtà 26, diciamo che i brand. A me è arrivata a 26 cm. Allora, diciamo che i brand a 26 lo considerano già high.
Esatto. lo considerano alto, però diciamo nelle nostre specifiche noi diciamo che fino a 26,5 è medio, da 26,5 a 27 è medio alto, da 27 in su è alto, e questa è arrivata per noi al bilanciamento medio, e infatti forse per questo che pecca un pochino nella potenza pura, però aumenta nella maneggevolezza. Esatto. Però, ripeto, cioè nel senso specifiche per me ottime, cioè nel senso perché poi magari se era 3,76 a 27,5 poi avremmo detto che era ingestibile. Non facevamo neanche la recensione. Non facevamo forse neanche la recensione. Passiamo a come si comporta da fondo campo. Intanto diciamo che il suono che fa è molto bello, proprio lo stock che fa, qualsiasi colpo fai è molto piacevole all'orecchio. Sì, ma fa paura quando tiri anche a fondo campo il colpo piatto. Fa un bel suono. Ottimo controllo, quando si gioca tagliato, se la palla si sente veramente tanto, cioè c'è un grip sulla pallina estremo, quindi questo favorisce anche il controllo bene sul colpo piatto. Punto dolce per essere diamante, buono, non ha tanta uscita di palla gratuita, no. Cioè nel senso quello è dove pecca, ovviamente si apprezza nel blocco, ne dirà poi Alvin, perché comunque la palla rimane lì, non ti scappa mai, però quando manda dei pallonetti devi andarci proprio bene, cioè nel senso il movimento di spalla deve essere giusto, ricordo sempre, non dica più di gambe, di spalla deve essere giusto. Il movimento di spalla deve essere giusto, però adesso Alvin mi mette alla prova e vediamo come si comporta da fondo campo, che ti gioco tutti i colpi tesi e cichitine, perché si sente tantissimo bene pure sulla cichitina la pallina. Cichitina la pallina, vai Alvin, mettimi alla prova. DeFi Pro, ecco, ad esempio, mi raccomando, pallonetti forse non sono la cosa che viene meglio, però ottimo controllo, il suono è molto bello, dico controllo la tiro a rete, ma io anche quando si cerca, e guardate come pennello, comunque buon punto dolce, racchetta decisamente maneggevole. Questa è una cosa che mi è piaciuta tanto, cioè la volée piazzata piatta, questa qua l'ho messa praticamente. Alvin sta a giocare a racchettoni e lì pallonetti che non vengono veramente facilmente, però una racchetta che si muove bene, buon punto dolce per essere racchetta a diamante. Quando siete in difficoltà sempre un po' di spinta, mi raccomando, e poi si sente che tantissimo. Lì e lì. No, difeso malissimo. Alvin, vai, alza un po' il ritmo, però avete visto si muove comunque veramente bene, ma in difficoltà. Tirata uno, allora fai un passo avanti, vai ancora un paio. Là, la tira proprio dalla parte opposta dove doveva tirare, perché ho capito ormai qual è il punto debole di Alvin. Questo qua lo fai andare indietro e poi ora che torna, guarda, tira dall'altra parte. Comunque gran controllo, la palla ti sente sempre tantissimo, gran suono, ottimi effetti, attenti un po' sul pallonetto che serve un po' di spinta di spalla. Alvin, che mi dici di questa Wilson DeFi a rete? Quanto gira la pallina quando fai il colpo tagliato che rimbalza poco vicino al vetro? Tantissimo, infatti è il suo proprio colpo di fabbrica, proprio la palla lavorata. Marchio di fabbrica, no colpo di fabbrica. Madonna, quanta ignoranza. E come ti dicevo, la volée proprio tagliata e profonda, che poi non si alza più al vetro, è micidiale. Quante racchette hai fatto rovinare agli avversari per quelle? Poverini. Ma però quando invece andavo paradossalmente un po' più secco e piatto, ogni tanto la volée mi rimaneva un po' corta, perché mi aspettavo magari qualcosa di più in uscita di palla che però non mi restituiva. Quindi sul colpo un po' più, diciamo, potente, l'uscita di palla non è così eccessiva, che da un lato non ti fa andare mai a vetro, quindi da un lato è meglio, per chi magari tende ad aprire anche troppo il braccio e a sbracciare un po' troppo a rete. Però magari per chi vuole sempre comunque cercare profondità senza fare troppo
troppo leva sul braccio, ogni tanto mi è rimasta corta. A me io dove l'ho apprezzata tanto, soprattutto quando ci ho giocato a destra, è quando nella volée doveva andare del colpo piazzato di chiusura. Piazzato però, ok. Piazzato piatto di chiusura, cioè quando stavo proprio che magari volevo muovere gli avversari piano da una parte, piano dall'altra e poi chiusura, sempre senza andare troppo tagliato. Cioè lì è dove veramente l'ho apprezzata tanto, cioè si sente proprio il controllo che riesce a dare la pallina, è estremo. Poi nel blocco, che dire, bella, rimane, e poi soprattutto rimane, la senti tutta nel piatto, e poi nella deada mi ha entusiasmato. Adesso negli ultimi video sto facendo tutti che escono dalla porta, quindi ovviamente in teoria deve uscire dalla porta, perché comunque gli effetti sono veramente... facciamo uscire Alvin dalla porta. Esatto, vado via, perché sono veramente clamorosi. Adesso mi vedete un pochino a rete e guardate che bella che è poi soprattutto. Vai! Wilson Di Garrido, vediamo come si comporta a rete. Mamma mia ragazzi, che effetti! Vedete come adesso però io, senza esagerare, appoggiandomi solo, la pallina non mi esce tanto e rischio di essere qualche volta aggredito, soprattutto su palle magari basse così, quindi delle cichite, occhio a non farvi prendere la rete, perché l'uscita di palla non è tantissima e quindi rischiate di andare da chi eravate in attacco in difesa. Quindi mi raccomando, palle allunghiamo bene il movimento e soprattutto lavoriamole. Punto dolce comunque per essere davanti non è male, però la cosa che balza all'occhio è questo taglio della pallina. No vabbè, questo taglio della pallina che veramente dà uno spin, un effetto alla palla che obbligate l'avversario a giocare in controbalzo, perché una volta che va a vetro muore. Giocandoci, quante racchette ho fatto strusciare per prendere le palline che morivano. Ma mettiamo il ritmo. Eccola, avete visto? Guardate come si taglia bene, la pallina. Avete visto? Predilige il gioco tagliato o magari piazzato e anche corto, però sugli effetti nulla da dire. Ecco, questa sua uscita di palla non così generosa in certe situazioni aiuta. Vai, ultima, vediamo se ti faccio punto, Amy. Piatta, è rimasta corta, lavorata, è lì, lasciamo l'avversario lì. Vai, fammi vedere un blocco, Amy. Tanto palla... Uscita di palla buona nel blocco, qua aiuto perché comunque rimane corto. Vai, una deada. Ho detto che si taglia tanto la pallina, e sì, è salita un po', ma avete visto come è rimasta ferma lì. Ne volete un'altra? Amy non è d'accordo. Da vicino? Difficile così, no, però gli effetti veramente buoni. Così non so far tutti, però clamorosi gli effetti, ragazzi, bellissimo. Mi avete visto a rete, Amy, è il tuo momento di rovinare le palline dall'alto. Nel kick, soprattutto quando si ha la grata, nel kick che per giocare il per 3 è veramente una racchetta top, proprio ai vertici della categoria. Ripeto, mi ha un po' sorpreso in negativo nello smash piatto, dove non l'ho trovata così potente come mi aspettavo, però pure nelle vibre, cioè nel senso, quando bisogna lavorare il colpo, e comunque la racchetta si muove bene, è maneggevole, si può... Cioè, nel kick anche, puoi andare anche forte, sì, perché sì, puoi sì, tagliarla perché proprio comunque benissimo. la palla super grip sulla pallina, si sente tanto, dove si apprezza di più. Lo smash piatto un po', non è che ho faticato, però che ne so, dalla racchetta di Garrido mi aspettavo una cosa cannone, tipo una diciamo. Triton Pro, dato che lui era comunque giocava quando stava in Starbucks con la Triton Pro, mi aspettavo una cosa ancora più potente, non è così potente però. Cioè per noi umani va più che bene, esatto. Soprattutto cioè, che voi magari amate più giocare il kick che lo smash, davvero totale, gran pala, e adesso vi faccio vedere come si comporta dall'alto, poi faremo la sfida. Wilson Defy Pro, vai Alvin! Facciamo qualche vibora per partire, per scaldare il braccio. Beh, si sente tantissimo, la palla gira pure tantissimo. Ancora. Guardateli ancora, Alvin, va che so caldo di vibora, Lì.
Bene, facciamo qualche kick. Perfetto. Vai, qualche per 3. Sentite che bel suono che fa? Che bello schiocco. Guardate come si alza la palla con i vetri freddi, eh? Ah, peccato. Vai, proviamo un paio di smash per chiudere, ma... Un altro, anche qui, performante dall'alto. Forse me l'aspettavo giusto un filino più potente, però questa Defy Pro è tanta roba. Wilson Defy Pro contro Dupadel Zenith 2.0 Carchia. La Carchia qua. Net. Bello smash, Alvin. Si taglia? No, no, uno pari. Non si taglia? No, che si taglia? Uno pari. Rifai. Uno pari. Ah. No, dai, ma che è? Mamma che pigrizia. C'è l'effetto. È la Carchia Edition. 2-1 io? Sì. Ah. Come detto, le volée quelle piatte, piazzate, mi piacciono molto. Ah. 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 Ah no! Ah no! Che Me toro! lo meritavo! 3-1 per te. Io. Me lo meritavo! Mamma mia! Che tocco! 4-1. Ah. 4-2, andiamo! Ma che culo! Comunque la Carchia Edition vince sempre. 5-3. Mamma mia ragazzi, ma oggi che mano c'ho! Oggi un Emiliano a pezzi! L'unico padel che può giocare Alvin, a 1 all'ora. Mamma mia! 2-0. Aspetta. L'unico padel di Alvin, 2-0. Mamma che stanchezza, 3-0. Oggi le perdo tutte.
3-1. Che schifo! Out. Sto sulle gambe. 4-1, dominato senza pietà. 4-1. Ma no, 4-2. è giusto così. Che cosa sto facendo oggi? Oggi è pezzi tu. Alvin, abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto la sfida anche. Adesso diamo i voti a questa Wilson DeFi Pro V1, la nuova racchetta di Javi Garrido. Ma sì, dai. Da fondo campo. 8,5. Pallonetti. 7. A rete. 8,5. Controllo. 8,5. Maneggevolezza. 7,5. Uscita di palla. 7. Punto dolce. 7,5. Effetti. 9,5. Potenza. 8,5. Per 3. 9. Smash. 8,5. Vibora. 9. Rapporto qualità-prezzo a 330 euro. 7. Abbiamo dato i voti alla Wilson DeFi Pro V1, la nuova racchetta di Javi Garrido. È il momento di salutarci da Padel Pavia Cassinetto, è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.